Spesso ci si chiede se ai gatti bisogna tagliare le unghie. Molto spesso la mia risposta è no, ai gatti io non taglio le unghie. Però esiste una situazione, o meglio, un'età in cui tagliare le unghie al gatto è necessario perché i gatti, quando diventano molto anziani, tendono a non farsi le unghie e quindi l'artiglio continua a crescere e quindi va a bucare poi il cuscinetto, creando molto dolore, infezioni, e quindi è necessario controllare le unghie dei nostri gatti anziani e tagliare le unghie. Generalmente non consiglio il taglio delle unghie quando sono molto giovani perché il gatto tendenzialmente si fa le unghie e dovreste tagliargliele ogni 2x3 le unghie al gatto, i giovani, e quindi non è una procedura che amo che venga fatta. Generalmente se hai scelto di prendere un gatto sai benissimo che il gatto deve farsi le unghie, deve grattare, e quindi se non vuoi questo non prendi un gatto. Poi ci sono dei gatti chiaramente che si lasciano tagliare le unghie tranquillamente, quindi in quei casi lì se volete spuntare l'artiglio fatelo pure, però dal mio punto di vista io non ho mai tagliato le unghie ai miei gatti. Mentre invece quando sono anziani mi capita spesso che mi chiamino e mi dicono: vedo del sangue uscire da un dito del mio gatto, che cos'è? Me lo portano. E ovviamente cosa succede? Che il gatto, quando è molto anziano, non si fa più le unghie e quindi l'artiglio cresce, 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 fa proprio tutto il giro e va a bucarlo. Immaginatevi tutta una mano in cui tutti gli artigli entrano dentro, il dolore che questi gatti provano. Infatti molto spesso poi sono animali che, oltre ad essere anziani, quindi che già si muovono poco, si muovono ancora meno, ma non perché sono anziani, ma perché hanno questi artigli all'interno dei cuscinetti. E quindi è molto importante in quei casi lì verificare proprio visivamente quanto sono lunghi gli artigli, e quando vedete che i vostri animali hanno degli artigli troppo lunghi, non normali diciamo, e che non se li fanno mai, in quel caso lì è molto importante invece tagliare le unghie, perché evitiamo chiaramente che poi buchino i cuscinetti. Molto spesso il proprietario se ne accorge che già uno ha bucato i cuscinetti, però questo video serve proprio per indicarvi che se avete un animale anziano controllatele in modo tale che se vedete che stanno veramente crescendo in modo non normale vanno tagliate, ed evitate che vi buchino poi i cuscinetti. Stessa cosa se avete degli animali che stanno veramente tanto fermi e sono molto anziani, ricordatevi di controllare che non abbiano gli artigli all'interno, perché non è che proprio manifestano sempre questo problema. Molto spesso, ripeto, una delle cose che vedete, il gatto si muove poco, non si muove più. Mi è capitato una volta di un proprietario che mi disse: il mio gatto non si muove tanto, glielo posso portare. Nel vederlo, nel visitarlo, aveva tutte le unghie all'interno dei cuscinetti, non usciva ovviamente una goccia di sangue, erano proprio tutte dentro. Ovviamente nel tagliarle poi il gatto ha cominciato a muoversi di più, perché immaginate il dolore che può aver provato. Quindi in questo video mi interessa molto che controlliate i vostri gatti anziani, soprattutto dopo i 15 anni sicuramente, ma anche prima. Se vedete una controllatina agli artigli non è mai sbagliata, soprattutto se lo lasciano fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi controllate gli artigli dei vostri gatti anziani. Di quelli giovani io li lascerei anche stare, che se le fanno e gli piace farseli. Se vi interessano gli argomenti di medicina veterinaria del cane e il gatto, iscrivetevi qua sotto, e se volete supportare il progetto un bel mi piace. Un saluto a tutti e alla prossima.